qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Ariete per quanto riguarda solo le relazioni e i sentimenti, ok? Solo per i più esperti, altrimenti solo il tuo Sole e ascendente. Andiamo a vedere come sarà il mese di novembre 2025, lo facciamo tenendo conto di tutti i transiti principali che ci sono in questo mese e come influenzeranno le tue azioni e come cavalcarle e come cavalcare gli eventi che arriveranno, che vedremo da una bellissima croce celtica iniziale che faremo, e quello che la tua anima metterà in scena al fine di poterti realizzare. E poi andiamo a fare la lettura sull'amore approfondita, sia che tu abbia una persona sia che tu non abbia ancora nessuno, e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare i tuoi talenti e l'obiettivo che hai. Tenendo conto di tutti i transiti dove abbiamo Mercurio in Sagittario fino al 19 novembre, Venere in Bilancia fino al 6, poi passa in Scorpione, Marte in Sagittario il 6 novembre, poi Giove sempre in Cancro entra retrogrado l'11 novembre, Saturno rimane retrogrado in Pesci, Nettuno retrogrado in Pesci, Plutone in Acquario e la superluna del 5 novembre in Toro che fa l'asse con lo Scorpione. E la domanda principale che ti farà questa luna piena, che dura tutto il mese, è questa: cosa nella tua vita è pronto a essere goduto, incarnato, custodito e cosa invece va lasciato morire per permettere la vera fioritura? Quindi è una luna piena che ti insegna a godere senza attaccarti e ad amare senza trattenere, è proprio la bellezza dell'evanescenza. Tenendo conto di tutti i transiti, andiamo a vedere cosa esce e poi ti indirizzerò, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, prepariamoci al grande viaggio insieme mensile. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare la magnifica creazione per te in questo mese di novembre 2025, che tu possa avere gioia, libertà e amore. Sabbe satta sukhi hontu. Allora, energia attuale, come entriamo nel mese di novembre 2025. Ostacolo e sfida karmica principale per te, le radici della situazione, cosa è successo nel mese di ottobre, cosa accade i primi 15 giorni del mese di novembre, cosa accade nella seconda parte del mese di novembre, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure e il risultato finale, potenziale. Allora, così. Ragazze mie e ragazzi, adesso facciamo un bel respiro profondo. Cosa accade nel mese di novembre? Allora, energia con la quale entriamo. Qua abbiamo un 9 di spade, caspita, abbiamo un po' di preoccupazioni qua, entriamo con un po' di preoccupazioni. È come se stessi vivendo, entri nel mese con una certa ansia, come andrà quella cosa, come andrà quell'altra, sono tutte preoccupazioni mentali che poi devono cadere, ok? Sono dei limiti, come se novembre con questa carta iniziale ti invita a vedere oltre le limitazioni apparenti, va bene? A comprendere che ogni barriera mentale è una porta verso nuove consapevolezze e la luna piena in Toro illuminerà le tue risorse interiori invitandoti a radicarti nel corpo e nella realtà concreta piuttosto che nella mente, va bene? Quindi un po' di preoccupazioni su questo, ma poi ti dirò anche con il rituale della buona riuscita come eluderle e poi andiamo a vedere anche in che ambito, no? Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale per te in questo mese.
tagliare i dubbi, Re di Spade. Non lasciarti fagocitare dalla mente, perché la mente ti seduce, anche con le cose negative ti seduce. Cioè, il Re di Spade qua mi dice che mi parla di disciplina mentale, di rigore, anche di autorità, di giudizio, no? La sfida per te di novembre sarà saper usare la mente senza farsi imprigionare dalla critica interna tua o dalle imposizioni che gli altri ti danno. Ok? Quindi con Marte in Sagittario ti spingerà all'azione, alla libertà da queste catene e potrai sentire un po' di tensione qua tra impulso a voler fare le cose e ragionamento, no? Ecco, questa è una carta che ti dice non reagire d'impulso, ma scegli azioni basate sulla chiarezza e sul discernimento. Va bene? Ok. Vediamo le radici della situazione. E qua abbiamo la forza. Guarda, la forza ti ricorda che la tua energia più profonda è molto coraggiosa. Sei molto coraggiosa, sei molto coraggioso. E sei anche compassionevole. Sei in grado di trasformare la paura che puoi avere per certe situazioni in potere creativo. E questo è il tesoro nascosto per te in questo mese, cioè la tua capacità di affrontare le difficoltà con pazienza e con dolcezza. La retrogradazione di Giove in Cancro qua amplificherà l'introspezione. Qua il coraggio nascerà dall'ascolto dei tuoi veri bisogni interiori. Allora mi ascolto, lo sento e lo faccio. E prendo decisioni senza farmi arrovellare da aspettative che non sono mie, da problematiche che non sono mie, ma vengono magari da aspettative sociali, da cose che ho dentro la testa. Ok. Vediamo cosa è successo a ottobre. Ah, ecco perché c'è la morte. Il disagio che puoi sentire all'inizio del mese è come se tu fossi appena nato, appena nato, perché sei morta e rinasci, sei morta e rinata, morto e rinato a ottobre. Cioè, come se questo passaggio di novembre fosse iniziatico, perché ottobre per te è stato un mese di trasformazioni profonde e grandi cambiamenti. Qua mi dice che hai chiuso dei vecchi cicli, forse anche vecchi schemi mentali o anche delle relazioni forse per te, o anche modi di fare che non ti servono più. Quindi novembre qua ti chiede di accogliere il nuovo terreno fertile che a ottobre hai già creato. Grazie a queste chiusure che hai fatto, non hai fardelli, no? E la superluna in Toro ti inviterà a lasciare andare con grazia, senza aggrapparti al passato, va bene? Vediamo i primi 15 giorni del mese come saranno. Wow, qua abbiamo un asso di bastoni bellissimo. La prima metà del mese io ti vedo slanciato, l'asso di bastoni è allegria, voglia di fare, allegria, slancio creativo, iniziative nuove. Qua c'è voglia di iniziare progetti, esprimere idee, arrivano proposte per dei progetti, desideri. L'unica cosa, ragazze e miei ragazzi, attenzione un po' a Mercurio retrogrado fino al 19 novembre. Perché? Perché la partenza può richiedere un po' di aggiustamenti, ok? Marte poi in Sagittario aumenterà l'entusiasmo qua, ok? Però c'è un po' il rischio di impazienza oppure di azioni non ponderate, perché c'è tanta voglia, no? Poi la luna piena del 5 novembre illuminerà delle nuove opportunità di realizzazione concreta. Ecco perché ti dico, stai paziente perché arriva tutta questa bomba di energia e soprattutto questa luna piena ti porterà dei desideri tuoi, la possibilità di realizzarli, che sono legati soprattutto alla materia, all'ambito pratico, ai desideri tuoi autentici che si possono manifestare nella realtà concreta. Ok? Ok, andiamo a vedere la seconda parte del mese dal 15 novembre in poi. Ah, qua c'è un 3 di spade. Vedi, partiamo con questo grande slancio e nella seconda metà del mese mi dice che ti dovrai confrontare o possono emergere delle delusioni o delle separazioni. Allora, non sono catastrofiche queste cose necessariamente, sono lezioni di cuore, di chiarezza emotiva, mi dice. Siccome Venere entra in Scorpione dopo il 6 novembre, ci saranno delle emozioni intense e ci saranno forse anche delle rivelazioni o di chiarimenti nelle relazioni, proprio perché questo Venere che entra in Scorpione porta la necessità di scendere nelle profondità per fare dei chiarimenti sulle relazioni o delle emozioni intense con le quali ti devi confrontare, dove la mente un po' ti arrovella, no?
Ma per questo ci sono tutte le pratiche della playlist yoga sciamanico, no? Ok. Ti dico che nella seconda parte del mese ci sarà la necessità di affrontare delle verità difficili. Difficili per chi? Per la mente razionale, per il tuo io, per l'ego. Perché devi lasciare andare ciò che non serve più. Come ti insegna proprio l'asse toro-scorpione, no? Della luna piena. Affinché tu possa far germogliare quella verità bellissima che sta emergendo. Ok? Andiamo a vedere il tuo approccio personale qual è. Qua abbiamo un bellissimo 9 di denari. Il tuo approccio è consapevole, è centrato, tu vuoi autonomia, cioè io vedo che ti muovi con grande dignità, ti muoverai con grande indipendenza e imparerai a godere dei frutti del tuo lavoro e delle tue energie. Quindi novembre ti invita a fidarti delle tue risorse interiori e cammina con sicurezza. Anche quando le sfide emotive qui si fanno sentire, tu cammina con dignità, con la tua dignità, perché già ce l'hai, ok? Vediamo le influenze esterne. Ah, abbiamo il giudizio. Allora, dall'esterno ti arrivano delle chiamate. Ma che tipo di chiamate sono? Te lo dico subito. Delle chiamate a riconsiderare delle scelte passate. Il giudizio qua indica che delle persone ci saranno o degli eventi che potranno stimolare introspezione e risveglio. Cioè questo è un invito a osservare e a imparare dai messaggi del destino. Saturno retrogrado in pesci qua amplifica questa energia di revisione, quindi ti chiameranno delle persone, degli eventi ci saranno che ti porteranno a riconsiderare delle cose, dei sogni che avevi del passato, qualche cosa, no? Hanno necessità di essere revisionati. Decisioni che erano lì sospese, in sospeso o sogni accantonati, ok? Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. L'imperatrice. Tu vuoi abbondanza, vuoi realizzarti qua, vuoi fertilità, vuoi armonia, però c'è anche la paura di non riuscire a concretizzare tutto il potenziale che senti in te. Perché però l'imperatrice in questo caso ti incoraggia a nutrire te stessa, a nutrire te stesso e le tue aspirazioni, a lasciare spazio a tutta la creatività e al piacere, proprio come ti insegna la luna piena in Toro. Hai un po' paura di non riuscire a concretizzare tutto il tuo potenziale, ripeto, no? Però l'imperatrice in questa posizione ti dice: non ti preoccupare, nutri le tue aspirazioni, lasciati andare al piacere, ok? E alla tua creatività. Ok, vediamo qual è la riuscita di questo mese. Bellissimo, l'asso di spade. Chiarezza mentale, chiarezza di visione, adempi perfettamente alla sfida karmica. Qua vedo che le tensioni e tutti i dolori di metà mese, tensioni qua, porteranno a una nuova comprensione e delle opportunità di tagliare le vecchie catene finalmente. Qua io ti vedo, scusami, ti vedo prendere delle decisioni illuminate. Parlerai con onestà, agirai con mente e cuore allineati. È un grande successo per te questo mese. Ok? Adesso ti analizzo ambito ambito. Ok? Allora, fammi mettere così. Allora, partiamo dal lavoro e dall'economia. Mercurio retrogrado abbiamo, ti porterà un po' di ritardi nelle comunicazioni o nelle rinegoziazioni. Però Marte in Sagittario ti porterà dell'energia per iniziare dei nuovi progetti qua, soprattutto verso fine mese, ok? Poi abbiamo Giove retrogrado che ti inviterà a rivedere degli investimenti, dei contratti o delle strategie. Allora, quello che ti insegna Giove retrogrado è questo: agisci con pianificazione. Sfrutta l'energia dei primi 15 giorni del mese per questa cosa, lavoro ed economia, ok? E per quanto riguarda le idee e i progetti creativi, non la seconda parte del mese, sfrutta la prima, ok? Per quanto riguarda la famiglia, la morte qui e il 3 di spade indicano delle possibili trasformazioni nei rapporti familiari.
e la luna in Toro porta il bisogno di stabilità e radicamento emotivo. Quindi quello che ti dice queste carte con questi pianeti ti dicono sia aperto o aperto ai cambiamenti, ma mantieni equilibrio e cura soprattutto per i legami profondi. Ok. Per quanto riguarda invece le amicizie e le relazioni sociali, il giudizio qua mi dice che ci saranno dei chiarimenti all'interno delle amicizie. È possibile che qualcuno ci saranno dei chiarimenti qua, ok? È possibile che o qualcuno si rivela per chiarirsi o si allontana, va bene? L'asso di spade qua favorisce le conversazioni oneste e risolutive in amicizia. Poi, per quanto riguarda la psiche e la salute, diciamo 9 di spade inizio del mese mi parla di un po' di stress mentale che può avere, un po' di mal di testa, un po' di ansia, blocchi. Ecco, lavora sul respiro e sulla meditazione. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni va bene quello, la trovate qua sotto all'info box in descrizione. E poi mi dice che tu hai un'energia interiore, una resilienza molto forte e la superluna che ci sarà importante per te per avere dei momenti di introspezione e rivelazione. La luna di fine mese, scusami, la luna del 5, no? Del 5, sì. Con le carte mi mostrano un mese di trasformazione profonda per te, che significa imparare a godere senza attaccarsi, amare senza trattenere. L'asso di spade finale qua mi indica l'illuminazione e nuove prospettive per il tuo cammino spirituale, per quanto riguarda la realizzazione dell'anima. Una realizzazione spirituale che ha a che fare con quello che veramente vuoi realizzare, che sta nelle tue profondità, che è questa autonomia emotiva, autonomia pratica, no? Ecco, però diciamo ti devi confrontare con delle chiusure o dei ribaltamenti qua, con le 3 di spade, affinché tu possa generare da queste chiusure e ribaltamenti, dalle emozioni di questi ribaltamenti che accadono, la nuova consapevolezza per agire in tal senso. Ok? Ok, vediamo un po'. Adesso ti metto un oracolo qui. Dove stanno? Eccoli. Selvaggio e meraviglioso, ma io ti faccio un applauso, il tuo subconscio, la forza ti dice, l'anima selvaggia, no? Selvaggio e meraviglioso, perché concentrarsi su limiti e realismo? Le svolte e i miracoli non richiedono spiegazioni o metodi lineari. La magia inspiegabile e illogica accade ogni giorno. Allora, accadranno delle cose selvagge e meravigliose, cioè selvaggia sei tu, l'anima nera, no? L'anima selvaggia, come vi ho spiegato nel video sulla Kundalini, l'anima nera è l'anima o l'ombra, come la chiamava Jung, è ciò di cui noi abbiamo profondamente necessità, accedere a quell'anima nera per riscoprire talenti, capacità e doti, che è nera finché non la metti in luce. Perché rappresenta l'anima nera? Perché rappresenta tutto il rimosso della mente razionale. E noi come facciamo ad accedere a quest'anima nera, dove ci sono i più grandi nostri talenti? Attraverso il lavoro con le emozioni, che trovate tutto nella playlist yoga sciamanico. Allora ti dice che questo è il mese in cui ci saranno dei miracoli, perché manifesterai la tua natura selvaggia, la tua natura autentica, l'anima nera, le tue doti, e la magia la vedrai accadere ogni giorno. Ogni giorno, d'accordo? Ok, quindi detto questo, ragazze mie ragazzi, adesso andiamo a vedere nella parte più dettagliata l'amore. Allora, vediamo un po' l'amore, tenendo conto sempre della croce celtica, amore per te. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete nel mese di novembre 2025?
abbiamo la giustizia, il 7 di bastoni e il re di denari. Allora, io vedo chiaramente che in questo mese sei chiamata o sei chiamato a guardare con onestà ciò che desideri veramente in amore e ciò che invece ti stanno dando. Cioè questo è un mese dove le relazioni chiedono chiarezza, cioè le situazioni non eque oppure ambigue o sbilanciate potrebbero emergere per essere risolte. Quindi bisogna fare scelte giuste, consapevoli, senza compromessi su ciò che è fondamentale per te, per il cuore. E Mercurio retrogrado potrebbe anche far tornare delle vecchie conversazioni oppure chiarire delle incomprensioni. C'è un tempo di verità qua che non può essere più ignorata, no? E qua mi dice che alcuni di voi potrebbero trovarsi ad avere delle relazioni o attrazioni, ehm, potreste venire a contatto con delle situazioni o degli ostacoli esterni in amore, oppure situazioni che riguardano una rivalità o incomprensioni o differenze di valori, no? Questo è un invito a non arrenderti, ma a mantenere la tua integrità e a lottare con intelligenza e cuore aperto. E questo è un mese dove l'amore più maturo e radicato può emergere, grazie a questa verità che viene a galla o che si definisce. Cioè, per esempio, chi è in coppia o chi sta incontrando qualcuno in questo mese, qua lo vedo qualcuno, potrebbe trovare una figura solida, una figura affidabile, che porta protezione, che porta concretezza. Allo stesso tempo, questa figura o quello che accade ti invita a valutare le relazioni in base a ciò che dà veramente valore e sostanza alla vita. Cioè non solo al desiderio, alla passione momentanea, cioè cos'è che dà veramente valore e sostanza alla vita? E l'asse toro-scorpione della luna piena amplificherà la necessità per te di radicamento, cioè l'amore non è solo un sentimento, è anche realtà concreta, cura e responsabilità condivisa. Quindi io vedo che inizialmente qua mi parlano di un mese di verifica, di lotta e consolidamento. Qua c'è bisogno di chiarire ciò che è giusto, difendere tu ciò che conta e concentrarti su relazioni o degli incontri che siano stabili e reali, con autenticità e profondità emotiva. Ok? Io qua lo vedo questo. Vediamo la persona che ti viene incontro. Che energia ha? Cioè qua selvaggio e meraviglioso, ricordiamo, la natura autentica, i tuoi bisogni profondi, no? Cioè lotta con le tue capacità su questo per ridefinire le situazioni. Cioè esponiti su quello che vuoi, mi spiego? Perché tu hai già il potere per farlo, vuoi la tua autonomia, tutto quanto, e anche una relazione che sia radicata nell'autonomia stessa della relazione. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro a novembre, Ariete. 6 di bastoni, l'appeso, l'8 di coppe. Caspita, guarda, io qua vedo una persona che arriva nella tua vita, al di là che ci sia o meno, l'energia con la quale entra nel mese di novembre per te questa persona è l'energia di una persona che ha affrontato tanti ostacoli nella vita, ha affrontato tanti ostacoli e sembra sicura di se stessa, no? Appare sicura di sé. Quindi può trattarsi di qualcuno che sa valorizzare ciò che tu porti, va bene? Sa valorizzare ciò che tu porti, ciò che tu sei. E arriva con una vibrazione di entusiasmo nella tua vita, di motivazione. Questa persona cerca attrazione, ammirazione reciproca e questa persona ha tutto il potenziale di farti sentire vista e rispettata o rispettato, ok? Cosa c'è qua l'appeso? È come se questa persona fosse in fase di attesa, di introspezione. Probabilmente non è subito pronta a muoversi pienamente, così come suggerisce il 6 di bastoni, ma è profondamente consapevole di quello che cerca. C'è un senso qua di sospensione volontaria, di cambiamento interiore prima di agire. Cioè può significare che magari l'incontro arriverà quando le energie saranno allineate e non forzate, no? Cioè, questo è un incontro che porta molta evoluzione e nuova prospettiva, eh?
aiuta a vedere dall'alto le dinamiche del cuore, cioè questa persona mi dice che porta un'energia di cambiamento e di ricerca di autenticità, 8 di coppe. È possibile che si sia messo alle spalle situazioni difficili con altre persone o una situazione difficile con te. È una persona che ha riflettuto moltissimo su ciò che doveva essere elaborato nella sua vita emotiva. E questa persona dice che se ci sono legami passati o situazioni incomplete, questa energia qui indica che il nuovo incontro con questa persona o l'incontro con questa persona arriverà con un invito a lasciare andare ciò che non serve più, a scegliere ciò che è vero per il cuore. È una carta profondamente evolutiva insieme all'appeso e mi dice che l'incontro non sarà solo per piacere, per compagnia, no, no, ma una spinta a crescere insieme, a esplorare, a trasformare la vita emotiva. Quindi è possibile che con te ci sia una ridefinizione di priorità, di ruoli, di circostanze, e qua vedo una persona pronta a farlo. Va bene? Cioè, questa persona è una persona, una presenza forte, riconoscente, che però arriva con profondità, introspezione, no? E anche arriva con una richiesta di lasciare il passato e andare verso ciò che è autentico. Può darsi che sia proprio la richiesta di questa persona nei tuoi confronti. Lasciare andare il passato, sistemare le cose, andare ciò verso cui è autentica la cosa. Questo è un incontro che sarà molto intenso, molto riconoscente, molto trasformativo, non è un incontro superficiale e ti invita a essere consapevole, coraggiosa o coraggioso, pronta a lasciare andare ciò che non serve più. Ok? Ok, vediamo un po' qual è l'energia finale, cosa accade alla fine nell'amore per te a novembre. La temperanza mi parla di guarigione, assolutamente quello che ti ho detto. Guarigione, calma, pazienza. La torre addirittura, che carte fortissime, adesso ti dico. Guarda, si abbattono dei muri che erano lì per essere abbattuti. Ricordiamo il giudizio di situazioni esterne. Il tre di bastoni mi parla di nuove prospettive, di apertura di cammino, di possibilità, di non avere più fretta, però grazie all'equilibrio della temperanza, alla predisposizione di affrontare, di buttare giù ciò che non serve, ok? Dire anche delle cose che magari sono ostiche, sono difficili da dire, boom, 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 cade tutto. E il tre di bastoni mi parla finalmente come questa immagine qui, una bella luce a lume di candela, una cena, un'apertura di cammino a patto che si distrugga ciò che contiene un equilibrio apparente. Ok? Allora, adesso con i miei potenti oracoli lui-lei andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Cosa ti dirà questa persona? Perché è possibile che questa persona debba lasciare delle vecchie situazioni e che tu devi regolare i conti o con altre situazioni o divorzi. Guardate un po' dove vi risuona, fatto sta che tu ne esci vincente qua in qualsiasi campo. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sto male senza di te. Questa persona sta male o starà male senza di te, laddove magari puoi stabilire i tuoi confini, no? E dire le tue cose. Sto male senza di te. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Qua abbiamo la torre con l'appeso, il sette di bastoni e nella fila centrale c'è questo momento di separazione o un momento di rottura di vecchie strutture, ok? Vediamo ancora cosa ti dice. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Alcuni di voi possono avere a che fare con una persona che scapperà durante il mese, però ci sarà la necessità in cui tu sistemerai questo, nel senso, cosa vuol dire? Rivendicherai quello che vuoi. Qua io vorrei di denari, una persona che non scappa, una persona matura, no? Quindi è possibile che alcune di voi mettono dei limiti a una situazione antecedente e incontrano una nuova persona con la quale avere a poco qualcosa di nuovo e più stabile. Per altre è la stessa persona, però il senso qual è? Che qua tu vuoi stabilità e regolare anche dei conti, insomma, cioè, allora,
non è un amore, un po' l'amore alle montagne russe in questo mese, nel senso non è, è un percorso che richiede equilibrio, cambiamento e visione a lungo termine, cioè la temperanza qua indica che alla base ci sarà la possibilità di trovare armonia e sintonia, anche tra differenze e ostacoli tra di voi. Tu sei invitato o sei invitato a entrare in un ritmo fluido, la temperanza, dove dare e ricevere si bilanciano, ok? Dove la pazienza e la misura diventano strumenti potenti, paziente e misurata. Qua c'è la sensazione che qualsiasi legame che emergerà o si rafforzerà sarà più maturo e consapevole, perché sarà basato su una comprensione reciproca e rispetto dei tempi dell'anima. Gli riscossoni arrivano per stabilizzare, no? Ma questo cammino, ripeto, non sarà privo di scosse, c'è la torre, che porta con sé l'energia del cambiamento improvviso, del crollo di ciò che era fragile oppure costruito su basi instabili, no? Quindi alcune relazioni o delle vecchie relazioni o situazioni emotive non autentiche crolleranno improvvisamente, aprendo lo spazio per la verità e la libertà. Questo è un invito alla liberazione e alla chiarezza, affinché ciò che resta sia solido e sincero. Quindi, questo è il momento in cui la vita, con la sua energia implacabile, ti spingerà in questo mese a lasciare andare ciò che non serve più. E il 3 di bastoni porta un'apertura verso la crescita futura. Mostra che dopo la purificazione e la revisione necessaria tu sarai pronta o pronto a vedere e coltivare delle nuove possibilità, a espandere il cuore verso chi merita davvero attenzione da parte tua e investimento emotivo. Quindi sarà l'inizio per te di un percorso che guarda lontano, in cui le azioni e le scelte presenti di questo mese prepareranno frutti concreti alle relazioni durature. Quindi, in sintesi, novembre si chiude con un invito alla maturità emotiva, alla liberazione da ciò che non serve e alla costruzione di relazioni autentiche e solide. Ci sarà molta armonia se saprete essere flessibili e pazienti, ma anche coraggio se serve per affrontare cambiamenti improvvisi. Cosa emerge alla fine? Una visione chiara, la possibilità di espanderti qua con fiducia verso veramente l'amore vero, cioè quello che nutre, quello che protegge, quello che ispira. Ok? E laddove c'erano problemi con qualcuno, si risolvono. Si risolvono. Allora, per chi è single, io qua vedo la necessità di, vedo un po' di lotte e poi la chiarificazione a fine mese, un po' di situazioni di contrasti che vengono risolte per quanto riguarda la stabilità. C'è l'apertura a nuove possibilità, magari c'è una distanza che può creare un po' di confini, ok? Ma questa persona si renderà conto e ti farà da specchio per quanto riguarda un upgrade che vuole fare nel rapporto. Ci sono un po' di scossoni qua, che vanno però verso una piena realizzazione, ok? Vediamo nell'amore cosa mi dicono sempre questi oracoli. Non arrenderti, 7 di bastoni, lotta per quello che vuoi realizzare in amore, ok? Va bene se le cose non sono sempre facili e senza sforzo. Alcuni dei momenti migliori della vita accadono durante e dopo i periodi difficili. Continua a credere. Mi sta dicendo che quello che ne uscirà a livello amoroso sarà un trofeo, qualcosa di bellissimo da poterti godere, ok? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi andiamo a vedere il rituale della buona riuscita per te. Emozione, non devi scappare dalle tue emozioni. Questa è la carta proprio del entrare in contatto con le tue emozioni senza intermediari. Rituale erotico della Kundalini e risveglia la tua natura selvaggia. Ragazze mie e ragazzi, fate quello, io vi garantisco il successo assoluto. Mo ti leggo questa carta per farti capire, ma è questo il senso. 9. Allora,
ti leggo subito il risponso del drago. Le nostre emozioni sono degli dei, sono spiriti, sono araldi, sono pure forze, sono energie che ci spingono alla riunificazione con il divino, a ritrovare la dimensione della non dualità, dell'amore, della libertà e dell'immortalità. La mente cosa fa quando arriva un'emozione? Vuole sentirla meno. Il rimosso, no? Di cui parlavamo prima, dell'anima nera. La mente che fa? Per sentirla meno un'emozione l'analizza, la giudica, anestetizzando la tua percezione. Quindi diminuisce l'intensità dell'incontro con la dea o il dio, che è l'emozione. Quando questa carta esce dell'emozione, il drago immaginale ti dice che tu sei pronta o pronto per un incontro diretto, immediato, con la pura forza dell'emozione e non hai bisogno della mediazione della mente. Quindi arriva un'emozione, non giudicare perché, per come è arrivata tramite quello, tramite quell'evento, lui mi ha fatto quello, come è successo quell'altro, no, solo l'emozione senti. Alleati con l'emozione. Devi fare un'esperienza diretta dell'emozione che l'evento ti porta. Ok? Ora vi ho già dato ci sono già i rituali sullo yoga sciamanico per questo. Qua ti dà il rituale specifico oltre a quelli che ti ho detto. Per chi sta facendo il rituale, la pratica dei 21 giorni, inserite questa come pratica del segno zodiacale. Ok. Dice: entra nell'emozione che stai vivendo, liberandola da ogni significato mentale. Non è né giusta né sbagliata, né meglio né peggio. Osserva dove la senti nel tuo corpo, in quale parte la senti. Che caratteristiche ha questa emozione? È calore, è vuoto, è gelo, è vibrazione o altro? Cosa senti? Ecco, permettiti di vivere con intensità la tua emozione senza darle un nome. Che sia tristezza, che sia rabbia, che sia solitudine, che sia euforia, sentila nel corpo dove la senti. Fai piazza pulita di ogni definizione. Semplicemente senti la tua emozione come pura energia e poi dialoga con essa, considerandola come uno spirito, come un dio, come una dea, che è venuto ad annunciarti qualcosa che la tua mente analitica non può capire, ma che tu puoi comprendere attraverso il cuore. Allora, rivolgendoti all'emozione, al dio, ripeti mentalmente o bisbiglia la seguente formula psichica. Ti prego, emozione, Dio, aiutami a vedere ciò che non vedo, aprimi la strada. E mentre lo fai visualizza un bellissimo cavallo bianco, come questo. Vedrai che l'emozione ti aprirà la strada a cose che la mente non può capire, ma che tu devi ascoltare con il cuore per averne il potere. Ok? Wow, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, bellissimo, potentissimo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!